Ciao pianisti di Telemasterclass, sono Marina e in questo video parlerò di come interpretare al pianoforte uno dei brani più famosi e più amati dell'intera letteratura pianistica. Un brano scritto dal compositore francese Claude Debussy e intitolato Clair de Lune. Vedremo insieme quali siano le principali caratteristiche storico-stilistiche di quest'opera e poi parleremo dell'approccio tecnico utile per ottenere buoni risultati di esecuzione. Se non siete iscritti vi invito a farlo e vorrei invitarvi ad ascoltare l'esecuzione con la partitura che è pubblicata a parte e lasciare un like se vi è piaciuto il video. Il Clair de Lune appartiene ad una raccolta intitolata Suite Bergamasque, scritta da Debussy durante un periodo di tempo lunghissimo, ben 15 anni, tra il 1890 e il 1905. Questo brano, così famoso, aveva inizialmente un altro titolo. Il titolo era Promenade sentimentale. Poi il titolo cambiò e divenne Clair de Lune, forse perché Debussy aveva in mente di fare un omaggio a un poeta simbolista, Paul Verlaine, che nella sua raccolta Les Fêtes Galantes inserisce proprio una parte con questo nome, questo Clair de Lune. Gli aspetti legati alla corrente impressionista potranno esserci utili per la realizzazione interpretativa di questo brano, quindi vorrei con voi analizzarli nel dettaglio. Il primo di questi aspetti è legato all'imprecisione, cioè al senso di incompiutezza che è presente sempre, soprattutto ascoltando il tema iniziale ci rendiamo conto che le armonie sono scritte per rendere fluttuante e quindi senza appoggi il tema. Sentite che c'è un continuo spostarsi senza voler arrivare ad una conclusione, quindi questo senso dell'imprecisione è molto efficace e può essere rappresentato anche in una lettura, diciamo, di tipo impressionista. Un altro degli aspetti legati all'impressionismo è il senso del presente, che è una cosa molto tipica, no? della pittura, in particolare impressionista, questo desiderio di catturare la luce nel momento in cui si manifesta, cioè proprio l'impatto del colore colto proprio in quell'attimo preciso. Ecco, nel nostro brano ci sono due, diciamo, aspetti che sono legati al senso del presente e in questo senso possiamo anche avere, se vogliamo, una lettura più simbolista dell'opera. Una prima parte che è contemplativa, sentite come tutta la prima sezione, anche quando poi chiude il tema e lo porta qui, a riprendere con un po' più di sostanza, diciamo, armonica. È tutto molto statico, è come guardare un'immagine senza partecipare, cioè semplicemente osservando la bellezza di una luna che si specchia da qualche parte. Mentre invece nella parte centrale abbiamo il senso dell'immedesimazione, cioè la partecipazione attiva a qualche cosa, da quando abbiamo il poco più mosso. Sentite come siamo stimolati a prendere parte attivamente, siamo quasi trascinati all'interno di questo moto ondoso, chiamiamolo così, è interessante. Bisogna cercare di comunicare questa sensazione durante l'esecuzione. Debussy ci scrive poco mosso, ma naturalmente ovvio, i segni, le indicazioni del compositore possono essere un'indicazione di massima, dobbiamo capire che cosa vuole dire veramente. Allora immaginiamo una sorta di andamento libero, un pochino rubato, ma che deve proprio
enfatizzare senza, naturalmente, sempre con quella raffinatezza propria della scuola francese, insomma, dell'esecuzione professionale, diciamo, deve però permettere di catturare l'attenzione di chi ascolta e poi trasportarlo da qualche parte. Quindi iniziamo con calma, proprio come farebbe un'onda, no? Un'onda si muove lentamente, poi ha un movimento, si gonfia un pochettino, poi si riassesta e riprende questo movimento. Ecco, a seconda della durata, diciamo, di ciò che noi dobbiamo esprimere, della nostra frase, possiamo pensare ad una struttura più ampia o più breve del nostro rubato, della nostra esecuzione. Allora, quando noi parliamo di natura, e questo è il nostro terzo aspetto interpretativo legato all'impressionismo, pensiamo naturalmente all'impressionismo, perché quali sono i soggetti tipici? Sono proprio elementi naturali, no? Quelli che vengono catturati sulla tela dai pittori impressionisti. Anche nella musica, molto spesso, nella musica di questo periodo, abbiamo dei legami con la natura e certamente Clair de Lune è un esempio proprio tipico. Che cosa vuol dire? La nostra immaginazione è stimolata ascoltando questo genere di composizioni che sono fatte di così tanti piccoli dettagli, ma in un certo senso anche dei dettagli che non sono definiti perfettamente, che sono come evocati e ci lasciano la possibilità di immaginarli un po' come noi li vediamo, ognuno di noi, con la nostra sensibilità. Ecco, questo aspetto della natura deve essere valorizzato attraverso l'uso di un suono che crei moltissimi effetti di luci e di ombre, quindi un suono che a volte è più luminoso e quindi più cristallino, come per esempio ci possono essere momenti come alla ripresa. Quando sentite che ci sono questi suoni eterei, molto delicati, un po' fragili, oppure come dei suoni che sono più brillanti, che hanno una luce sempre un po' fredda se vogliamo, però più accesa. E sopra appunto abbiamo questa luce più intensa e sotto un suono più caldo che sostiene. Ecco, tutto questo è certamente un elemento che rende meraviglioso, no? Lo studiare un brano di questo genere che ci crea tantissimo interesse, che suscita la nostra curiosità e deve essere all'ordine del giorno per noi il fatto di riuscire ad abbinare un tocco definito per ogni caratteristica che vogliamo valorizzare. Un'altra cosa che si nota in questa musica, che è così evocativa, è che spesso noi abbiamo una frase che quasi ci costringe ad attendere ciò che succederà nella misura successiva. Ascoltate l'inizio. Siamo sospesi, no? Qui. E che cosa vogliamo? Vogliamo che succeda qualcosa. Anche qui è come fossero tutti punti interrogativi. Questo è geniale da un punto di vista strutturale, nel senso che il compositore riesce a mantenere sospesa la nostra attenzione senza mai darci la soddisfazione di arrivare ad una conclusione, cioè a darci una spiegazione completa, ci mette tanto tempo. Quindi questo è un altro aspetto molto bello di questa musica. Da un punto di vista tecnico dobbiamo cercare in frasi come questa di fare molta attenzione al tocco, cioè di creare questo suono che sia legato e nello stesso tempo abbia una certa uniformità. Ci sono piccole differenze ovviamente di suono che sono date dal tipo di armonia coinvolta, ma di base noi dobbiamo pensare che non ci devono essere dei suoni che si distaccano dal precedente e quindi dobbiamo stare molto attenti a dosare bene il peso, a lavorare bene con il legato e a mantenere, nonostante il pianoforte sia uno strumento che ha un suono che decade, dobbiamo cercare nella nostra mente di mantenere la sonorità pensando di collegarla alla sonorità successiva. Quando noi suoniamo il primo accordo e poi andiamo all'altro, dobbiamo stare attenti a pensare che questo
picordo, perderà di energia, diciamo, sonora, e quindi quando si succederanno gli accordi successivi, tipo questo e questo, dovremo tenere presente il collegamento tra tutte le armonie. Quindi attenzione a mantenersi ben rilassati con le dita vicine al tasto e usare molto bene l'orecchio per sentire. Allora, da un punto di vista interpretativo, proprio pratico, guardiamo quali sono le caratteristiche di questo brano. Che cosa chiede Debussy? All'inizio lui ci dice andante molto espressivo, quindi il nostro intento deve essere quello di realizzare la lunghissima arcata della frase, vedete la legatura quanto è lunga, e poi però bisogna cercare di avere un suono che sia sempre dolce, ma che metta in rilievo quelle piccole tensioni armoniche che mandano avanti il nostro discorso. Ad esempio, noi iniziamo cercando di mettere in rilievo la nota acuta della mano destra, poi naturalmente la Fa avrà un moto discendente, quindi cercheremo di non suonare, ma daremo più rilievo all'A e un pochino meno al Fa. Dopodiché avremo l'armonia, che è quella che crea la tensione. Sentite che è un'armonia che crea subito una discordia rispetto a quello che c'era prima. Però la mano destra non si lascia turbare. Poi torniamo. Ecco, man mano che scendiamo dobbiamo cercare di raccogliere tra loro i suoni che hanno valori più brevi, non separarli troppo. Il fatto che siano prima valori larghi e poi dei valori più ravvicinati tra loro, anche delle figure che sono irregolari, cioè la duina rispetto alla terzina per esempio, devono essere inglobati in un unico disegno, come se prendessimo un solo respiro per realizzare tutti questi suoni. Quindi cerchiamo di non fermare, non fare questo contando. Certamente bisogna contare per capire come è fatto all'inizio, però poi bisogna cercare di rendere tutto molto fluido. La mano sinistra ci può aiutare, nel senso che è vero che ci sono dei momenti di appoggio e questi momenti si possono realizzare quando, per esempio, come qui, una serie di note della mano destra è più veloce e ci sono tanti suoni vicini tra loro, poi si arriva su un'armonia d'appoggio data dalla sinistra. Lì, dopo averla diciamo, suonata, possiamo respirare. Di nuovo andare. E via. Per andare di nuovo a valorizzare la nota acuta, quindi non fermarsi troppo. Vedete che rispetto all'inizio, che era solo così, qui si è sviluppato e c'è una sonorità più ricca perché abbiamo registri diversi, più ampia la scrittura. Però il nostro punto, diciamo, la nostra arcata deve sempre partire dal basso e arrivare alla nota d'appoggio. Le nostre frasi devono essere sempre realizzate con un suono morbido, possono essere ammorbidite a loro volta all'interno da un piccolo rubato. Le frasi lunghe naturalmente al loro interno sono più libere e hanno un po' la tendenza, visto che, come per esempio la prima, ha questo lungo moto discendente, possono anche essere pensate proprio come qualcosa che ha una sorta di rarefazione, che perde proprio un po' di forza, che non ha bisogno di dimostrare una grande attività. Quindi la sonorità è calante, diminuisce. Le voci devono essere differenziate e naturalmente le voci sono assegnate a mani diverse, quindi anche le mani possono
a loro volta avere una funzione diversa. Allora, le voci che sono appartenenti alla melodia, tra loro hanno una gerarchia che va studiata, appunto mettendo in rilievo la nota acuta del bicordo, per esempio, piuttosto che ecco, allora sempre cercare di dare un tocco alla nota di canto e in base a quel tocco lì decidere l'intensità della seconda. Però poi ci sono le note dell'armonia che vanno anche loro hanno bisogno di una sonorità più dolce, più morbida, meno cantata meno cantata nel senso di meno puntuale rispetto a quella della mano destra. Bisogna cercare quindi di differenziare il tocco all'interno della stessa mano e il tocco delle mani diverse quando appunto hanno anche una diversa funzione. Per quanto riguarda le diteggiature, allora, nella terza misura, per esempio, quello che voi vedete è un legato. Noi siamo portati a pensare che il legato deve essere realizzato tenendo le dita sul tasto, ma bisogna anche fare un po' i conti col fatto che all'interno di questo tipo di grafia musicale ci sono delle innovazioni che non sono proprio segnalate dallo spartito, nel senso che l'uso del pedale, che già abbiamo visto, è creare un cambiamento veramente epocale con le ricerche di Chopin. L'uso del pedale ci permette di liberare le dita, perché che io tenga o che io non tenga, se so che cosa fare a livello di tocco, posso benissimo lasciare il tasto e quindi utilizzare una diteggiatura che mi possa permettere di ottenere il miglior risultato possibile senza l'obbligo del legato fatto con il dito. Quindi non è sempre necessario, però in alcuni casi, per esempio nella terza misura, quando abbiamo possiamo provare a separare se vogliamo cantare di più reffa o fare così. Questo è un po' individuale, può anche succedere per esempio nella misura anche nella prima, semplicemente. C'è chi per esempio mette in rilievo questo bicordo e poi separa. C'è chi lega e sostituisce, c'è chi lega senza sostituzione. Come viene meglio? Pensate a quali possono essere le alternative, sempre con coerenza rispetto a quello che deve essere il risultato interpretativo. Allora, questo pedale, che è così importante, cosa deve fare in sostanza? Noi sappiamo che il pedale in generale segue l'armonia, no? Quindi quando abbiamo una nota tenuta che genera un'armonia che rimane la stessa, lo possiamo ottenere. Però ci sono delle soluzioni che ci possono permettere, nonostante l'armonia rimanga di fondo la stessa, ci possono permettere di migliorare la qualità del tocco. Per esempio, quando ci sono note in successione, come nella misura 5, e vogliamo avere un suono più parlato, possiamo, nonostante l'armonia di sotto qui, nei primi due movimenti sia la stessa, abbiamo questo che si sovrappone, appunto serve da sostegno a... Se noi non vogliamo creare questo suono così alonato, ma vogliamo dargli una migliore pronuncia, possiamo muovere il pedale anche seguendo le note se ce n'è bisogno, come qui per esempio su questa armonia si può muovere su ognuna. Quindi queste sono delle piccole soluzioni che ci possono permettere a volte di migliorare il risultato generale, pur senza ledere in assoluto quello che deve essere appunto il suono morbido, omogeneo. Ricordatevi che Debussy spesso diceva che suonare un certo tipo di sonorità doveva essere pensato immaginando di agire direttamente sulla corda, non tanto sul tasto, quindi la mano deve essere sempre molto molto molto
a disposizione, diciamo, non rigida, mai urtare il tasto, ma sempre accompagnarlo. Parliamo adesso della parte centrale. Ecco, in questa parte centrale abbiamo detto che ci deve essere una maggiore partecipazione emotiva e anche naturalmente la necessità di rendere più vivo, più vivace, quindi anche più impegnativo da un punto di vista digitale, tecnico, il risultato interpretativo. Quali sono gli elementi? Abbiamo una melodia che deve essere accompagnata da un arpeggio. Questo arpeggio necessita di un appoggio sulla nota di base perché è tenuta, quindi serve da sostegno armonico, e poi l'arpeggio è strutturato in modo tale da essere suddiviso tra le due mani in proporzione variabile, diciamo. Cerchiamo di suonare con dita molto pronte, però con un tipo di tecnica di dito attivo ma delicato. Non cerchiamo di suonare troppo come questo. L'arpeggio deve essere sempre un accompagnamento, quindi è un arabesco sostanzialmente molto molto cristallino. Quindi il basso appoggia. E poi l'accordo arpeggiato va suonato in pianissimo. Naturalmente, se l'indicazione generale è di pianissimo come all'inizio, avremo un tipo di importanza espressiva che metterà in rilievo la nota di canto. Poi ci sarà il basso e poi la parte arpeggiata, che proprio deve essere quasi impercettibile, presente ma leggerissima. Ecco, quando l'arpeggio diventa più lungo, cioè quando la frase anche si amplia, cerchiamo di non esagerare perché c'è un piccolo crescendo, non c'è un crescendo segnato da Debussy. Cerchiamo di mantenere con molta parsimonia tutto il nostro arpeggio più leggero. E cresciamo solo un pochettino quando la frase arriva qua e cambia quindi l'armonia. Arrivati qui abbiamo una linea interna che inizia con la sinistra e poi passa alla destra, che interviene per dialogare con il tema della voce principale. Avevamo questo e poi abbiamo come se ci fossero due personaggi che tra loro stanno parlando. Il primo sta parlando e il secondo interviene per sottolineare qualche cosa. Ecco, naturalmente in quel momento lì la voce mediana diventa più importante rispetto a tutto il resto, perché la destra, la parte superiore non suona più, sospesa, e l'altra, quando lo suoneremo, sempre molto, molto delicato, con morbidezza, cercheremo di farlo sentire e poi diminuire subito. Poi riprendiamo questa volta dal piano, non più dal pianissimo, quindi con un pochino più di suono. E possiamo decidere quanto vogliamo mettere in rilievo la voce, questa voce qui, interna, quella precedente, qua, che raddoppia la melodia. Quindi ricapitoliamo, nella parte centrale iniziamo con un pianissimo che deve mettere in rilievo la melodia e poi in successione il basso e la parte arpeggiata come diciamo terzo elemento più leggero. Naturalmente alla battuta 29, dove comincia a esserci un crescendo, dobbiamo stare attenti a non forzare, a non esagerare con questo crescendo, perché deve essere comunque molto ben misurato, non deve
essere pensato soltanto in funzione dell'andamento ascendente o discendente dell'arpeggio, deve essere pensato relativamente alla frase, quindi alla melodia. Dopodiché la frase si alza, diciamo, di un tono, dalla bemolle che era qua, passa al si, ed è in piano, non è più in pianissimo, quindi vediamo che gradualmente c'è, ora che siamo immedesimati con questa azione così attiva della parte musicale, si vede che c'è una certa animazione e che gradualmente andremo verso un crescendo. Naturalmente, prima di arrivare a un vero e proprio crescendo, cerchiamo di utilizzare tutti gli elementi che Debussy ci mette a disposizione, quindi cerchiamo di far uscire le voci, dando loro una importanza, insomma, che noi possiamo decidere di dosare a nostro piacere. Se ci piace di più far uscire di più la melodia, sempre va bene. Se vogliamo dare un po' più di colore al raddoppio che nella parte interna, lo possiamo fare. Se vogliamo sostenere con queste armonie scritte al basso, che sono molto belle, che danno molto calore alla frase, possiamo anche farle sentire. E poi ritorniamo di nuovo indietro, però di nuovo al piano. E poi qui abbiamo il crescendo, dove il suono deve essere più brillante, senza forzare naturalmente. E tutto questo scema gradualmente in un diminuendo che ci porta al tempo primo, quindi alla nostra ripresa. Alla ripresa possiamo osservare come Debussy ci dica che il tema che abbiamo già sentito diverse volte, questa volta deve essere suonato con 3P, quindi un tocco veramente molto 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 delicato. Tecnica di dito, un'articolazione delle note dei vari arpeggi che deve essere pensata non troppo legato. C'è il pedale che ci aiuta, quindi un suonino proprio minimo, senza troppi armonici, quindi senza troppo uso senza uso del peso, solo sulla nota da cantare nel basso. Vedete che c'è un disegno con un trattino su questa nota qua, come una piccola campana. Cerchiamo di appoggiarci solo a quella nota lì e poi usiamo le dita per il resto, quindi modo da avere anche per la melodia, cerchiamo di mantenerla un po' più fredda con le dita pungenti, ma senza crescere troppo. Lasciamola un pochino, almeno a me sembra più interessante per cambiare. Ecco, questo suono non troppo legato, più pungente, che ci deve permettere di dare un pochino più di rilievo invece a quelle armonie che sono più ricche e che devono dare un maggior senso di calore, come per esempio questa, oppure questa, o questa. Cerchiamo di mantenere ciò che le precede, per esempio l'arpeggio. Questa volta abbiamo un'armonia che ci disturba in un certo senso, molto bello questo do bemolle, non dimentichiamolo. E via via la riproposizione, diciamo, di quest'idea, che un ultimo colpo di coda, diciamo, si sente qua. Quindi non rallentiamo troppo presto, solo qui. E poi la chiusura veramente tutta molto delicata. Queste note, quando suonate, queste
potenza crescendo, e invece il re bemolle va messo un po' in rilievo. Questo. Che altro dire? Ecco, l'arpeggio finale, anche lui non troppo legato, e poi potete decidere se suonare questo accordo arpeggiato in battere e aspettare prima dell'A, se volete suonarlo cercando di partire in levare, ma poi prendendo più tempo per concludere la parte della destra. Ecco, in questo modo, per esempio. Quindi, spero di avervi dato qualche informazione utile. Ricapitolando, insomma, vi invito a ricordare quali sono le caratteristiche che appartengono ad una corrente artistica, non necessariamente soltanto pittorica o soltanto musicale, quindi quali sono gli elementi che, per esempio, nell'impressionismo o anche un pochino del simbolismo noi possiamo leggere in questa opera di Debussy, e come possiamo fare per cercare di realizzarli, quale tipo di tecnica utilizzare e a che cosa fare riferimento da un punto di vista proprio della nostra immaginazione, della nostra sensibilità, come poter guidare le nostre emozioni attraverso una certa lettura. Bene, spero che questo video vi sarà utile. Vi consiglio, per quanto riguarda l'applicazione della tecnica del peso o lo studio, il tipo di concentrazione, come migliorare appunto la prestazione nel momento dello studio, vi consiglio di andare a guardare gli altri video pubblicati da Telemasterclass. Bene, buon lavoro a tutti, a presto!